Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati anche oggi in un nuovo video. Oggi siamo qui in questo bellissimo porto, nello stesso porto dove ho fatto il primo video nella quale vi facevo vedere appunto il mio motorino con la quale ho fatto anche il primo motovlog o motorino vlog. Oggi siamo qui per un'altra ragione. Finalmente c'è stato un po' di sole, è già un po' tardino, infatti non ho molto tempo prima che il sole appunto tramonti. Sono qui oggi per iniziare a fare qualche test con l'Over Air X1 Pro. Finalmente c'è sempre stato pioggia ultimamente e gli unici giorni in cui c'era stato un po' di sole io non ero in Italia e non ho avuto ancora tempo, ormai mi è arrivato da un mese credo, di farlo volare. L'ho provato in casa, ho provato a vedere come volava, se riusciva a seguirmi anche per le scale. Magari vi metto qualche video. C'è stato un pezzo di impuntamento visto che le mie scale sono parecchio strette, comunque ha bisogno di spazio anche per capire che tu stai girando. L'ho provato a fare un piccolo volo sul terrazzo e inizialmente ho avuto anche un problema, nel senso, nel momento iniziale che stava ancora comunque installando degli aggiornamenti e stavo facendo il tutorial iniziale, forse perché stavo registrando lo schermo del telefono, qualcosa è andato storto, si era impallato. Il drone stava volando, da come potete vedere, e non riuscivo più a recuperarlo. Ci sono andato sotto per cercare di prenderlo, ma ovviamente le telecamere e i sensori che ha sotto ha visto che c'era un ostacolo, quindi si è alzato ancora di più. Fortunatamente non era troppo in alto, con una sedia ce l'ho fatta a recuperarlo e a tirarlo giù. Poi ho scoperto che c'è anche comunque un tasto d'emergenza, ma ero ancora appunto nel tutorial iniziale e probabilmente mi ha impallato il tutto il fatto che stessi registrando lo schermo. Niente, ora facciamo qualche voletto di prova sperando bene, visto che comunque qua abbiamo l'acqua. In questa zona si può volare, ho controllato le mappe di D-Flight e ci sono già venuto più volte, quindi non è un problema. Però visto che ci sono un sacco di cartelli per qua appunto non parcheggiare, perché dal 31 ai giorni dopo appunto stanno allestendo qualcosa per Halloween o per i giorni dopo di festa, iniziamo a fare qualche piccolo test e vediamo se funziona, come funziona e se ci andrà tutto bene. Intanto mi sono spogliato perché fa un caldo della Madonna, poi si è sentito rumore perché qui c'è gente che sta lavorando qua al porto. E niente, allora si può utilizzare ovviamente anche senza telefono, è possibile anche acquistare a parte comunque un piccolo radiocomando con un piccolo schermo, cosa che probabilmente farò, adesso vediamo, anche perché quel piccolo schermo ha anche un microfono integrato, quindi in realtà puoi direttamente registrare l'audio come se fosse dentro al drone, ma mentre il drone appunto sta volando. Però la cosa figa è che si può usare anche l'iPhone come microfono, quindi io volendo anche adesso senza parlare qui potrei fare alzare in volo questo e usare l'audio appunto dello smartphone come audio integrato nel video. Questa è una cosa fighissima. Come stavo dicendo, lo utilizzerò intanto con il telefono, anche perché comunque c'è un pulsante d'emergenza per farlo atterrare. Non si sa mai, in caso di qualsiasi problema posso comunque farlo atterrare, sperando prima di farlo atterrare in acqua. Allora vabbè, entro nell'applicazione. Adesso qua non vedrete niente, c'è anche un sole della Madonna. Poi vado nella sezione over, tengo premuto per accenderlo. Ok, ora lo connetto direttamente anche al telefono, così ho anche il controllo tramite telefono. Qua mi dice che comunque prima di farlo volare su terreni come acqua, dove c'è poca luce, comunque dove ci sono terreni poco chiari, di aspettare che sia attivo l'Omniterrain, che dà ovviamente una grossa mano al fatto di poterlo fare volare anche su superfici rispecchianti appunto come l'acqua, come la neve, eccetera eccetera. Poi posso andare nella sezione Flight Mode, qui ci sono veramente tantissime sezioni, li hanno migliorate, hanno cambiato. Allora la sezione qui appunto vi fa vedere tutto quello che potete fare in automatico, però era un po' disegnata in modo giocattolo, un po' da bambino, c'erano degli omini, dei personaggini, adesso l'hanno fatta un po' più seria fortunatamente da come appunto risultava prima. Ho fatto già un paio di aggiornamenti da quando l'ho preso, anche se poi appunto non l'ho utilizzato, però mi arrivavano le email nella quale mi dicevano che c'erano nuovi aggiornamenti, avevano sistemato dei problemi, eccetera eccetera. Ora vorrei farvi vedere, filmare lo schermo, ma visto che ci sono già stati problemi l'ultima volta eviterò di farlo nuovamente. Vi ricordo che tutto si può impostare direttamente anche dallo schermino appunto qua del drone. Se andiamo ovviamente nelle impostazioni, qui ci fa settare la modalità che abbiamo scelto, quindi la durata, qua facciamo 30 secondi
il target tracking, lo shooting mode, quindi video, se vogliamo farlo normale o in slow motion, possiamo decidere appunto se farlo in verticale o in orizzontale, con anche lo zoom, quindi può anche essere zoomato per l'appunto, risoluzione 4K 60 frame, video H264, eccetera eccetera. Si può sia fare con il tracking, quindi che ci segue, e anche lasciarlo spento il tracking, semplicemente si alza in volo, continua a riprendere, non ti segue ma rimane a quell'altezza. Poi volendo direttamente da qui si può avere anche una smart preview, quindi possiamo vedere quello che il drone sta andando appunto a vedere. Qua oversetting, lo zoom out, c'è il follow, c'è l'orbit, c'è il bird eye, il dolly track, e qui come vediamo possiamo anche impostare differenze appunto d'altezza, di distanza, eccetera eccetera. Quindi se andiamo nello zoom out possiamo fare anche una distanza di 6 metri, l'altitudine possiamo scegliere se bassa, media e alta ovviamente. Poi ovviamente c'è anche il rear active collision detect lasciato acceso, questo perché comunque sì, ha sotto una videocamera e anche due sensori ovviamente per gli ostacoli sotto, ma ha anche dietro comunque dei sensori per rilevare gli ostacoli se sta andando indietro. Ok, in questo momento adesso ho attivato, come potete vedere, anche la videocamera, quindi volendo possiamo anche cliccare il tasto d'emergenza di return, possiamo attivare anche il video, la foto, eccetera eccetera direttamente da smartphone. Poi ripeto, non serve il telefono, può fare tutto da qua, però adesso per una sicurezza utilizziamolo. 30 seconds. Hover. Adesso come vedete appunto c'è la modalità che mi segue, quindi rimane semplicemente in volo, lui continua a seguirmi e serve ovviamente principalmente a farsi comunque dei video, dei selfie, delle robe del genere, e lui continua comunque a seguirti ovunque stai andando. Modalità davvero tanto figa. In questo momento mi ha perso, ragazzi, non so come mai. Ok, io stupido, aveva finito i 30 secondi, l'avevo impostato per 30 secondi e come vedete poi va direttamente a terra lui senza problemi. Ora voglio andare a provare la modalità follow, mettiamo close flat, quindi rimane a un'altezza bassa, facciamolo partire. Close. Follow. Prendiamo comunque questo per sicurezza, come vedete, così invece lui viene avanti, va indietro, mi segue, se io vado lui continua a seguirmi così, cammino, posso fare il mio video molto figo, prende, giro, lui continua a girare. Questa è una modalità veramente bella, veramente utile, soprattutto a questa altezza, se non avete qualcuno che vi aiuta nei video, in certe occasioni ovviamente, perché non si può ovunque. Poi quando vi fermate lui si ferma e in teoria se io adesso sto fermo e vado a mettere la mano sotto, ok, c'è un attimo da capire perché come vedete delle volte non scende, ma mettete la mano sotto e lui inizia ad alzarsi ovviamente per cercare di non avere collisioni con qualcosa che si mette al di sotto. Adesso ho messo la mano dritta e poi l'ho messa sotto di colpo e è sceso. Ok, ora voglio farvi vedere semplicemente, adesso sì, vedrete lo schermo flickerare, ma semplicemente è colpa della registrazione, in real life non sta facendo così. Adesso volevo fare una orbit, se vedete c'è scritto 15 metri flat 360, quindi se io tengo premuto la freccina di qui inizia a lampeggiare il 360, non so se voi riuscite a vedere. Se clicco ancora poi posso modificare appunto da 720, 1080, 90, 180 e di nuovo 360, ovviamente i gradi dell'orbit che andrà a fare. Poi una volta per confermare si rischiaccia quello in mezzo e si conferma. Uguale di qua, da come potete vedere, se tenete premuto appunto dove c'è l'1,5 metri inizierà a lampeggiare, potete cambiare, mettere 6 metri, 4 metri, 2 metri e mezzo, 1,5 metri appunto e 10 metri che dovrebbe essere il massimo. Lo mettiamo a 1,5 metri, ok, 1,5. ovviamente voglio farvi vedere che anche qui dove adesso ho lo schermo, se andiamo a cliccare sull'ingranaggio lì possiamo andare appunto a modificare le varie stesse impostazioni che abbiamo visto da lì. Qua un po' più veloce, un po' più comodo, però il senso è quello. Adesso proviamo a fare questo orbit, facciamolo partire. Inizierà a fare l'orbit, come potete vedere, fighissime queste cose, raga. Arriva, frena e ha finito, si riavvicina, si mette sotto la mano
e lui atterra. Davvero davvero figo anche questa modalità per farsi comunque dei b-roll per noi stessi, anche magari qua seduto sul motorino, no? Una scena fatta del genere viene una cosa veramente figa. Potremmo riprovarlo adesso qui seduto sul motorino se non sono troppo vicino lì. Vorrei non sbattesse al muro perché ha i sensori dietro, ma se ci va di fianco potrebbe sbatterci. Facciamolo partire. Poi vi faccio vedere la scena dopo, dai, lasciamola giù senza appunto la videocamera inquadrata. Lui arriva, frena, poi si avvicina, quindi anche qua da seduto, tac. Ragazzi, è veramente veramente una cosa figa e queste sono solo una piccola parte delle cose che può fare. In questi prossimi giorni dovrei andare in montagna da amici, quindi probabilmente lì andrò in un posto totalmente isolato, non avrò problemi se dovesse cadere o dare fastidio. Ripeto, qui è zona nella quale si può far volare, ho guardato sulle mappe di Flight, non c'è nessuno, ok? Ci sono 2 persone lì chiuse in uno di questi garage che stanno lavorando, non c'è nessuno che passa, qui è tutto chiuso, adesso è anche transennato perché appunto nei prossimi giorni ci saranno delle feste, però ricordate che per volare con i droni sotto 250 grammi comunque ci vuole un'assicurazione, bisogna essere iscritti al portale di Flight, sopra ovviamente bisogna fare anche il patentino, bisogna avere il QR code. Io adesso l'ho messo sotto la batteria qua del drone perché non riuscivo ad attaccarlo sotto perché è piccolissimo sto drone, qui ci sono le prese d'aria, non volevo andarla a coprire, soprattutto il posto nella quale si può appunto far volare. In Italia ce n'è tantissimi, ma molti pensano di poter comprare un drone su Amazon e poterlo far volare ovunque, e state attenti perché ci sono multe che partono da 5.000 euro in su, sempre che non si rischi il penale appunto facendo volare il drone in zone o protette o comunque dove possono sorvolare elicotteri, aeroporti, carceri o comunque assembramenti di persone come manifestazioni e simili. Ok, in questo posto voglio provarne ancora uno, ovvero il Bird Eye, e quindi praticamente lui inizierà a salire, andare su in cielo e mi filmerà e poi tornerà giù. Allora, tanto impostiamo i metri, qua avevo messo 5 perché avevo provato sul mio terrazzo a casa. Beh, iniziamo, facciamo un 7 metri che già è bello altino, spin, questo è la modalità appunto per quanto va a girare mentre sale, quindi si può fare mid, slow, fast o anche non farlo roteare, cioè nel senso quando sta salendo inizierà a girare così creando anche un effetto più carino ovviamente per il video. Facciamo un fast speed che è una cosa mi ispira. Lasciamo comunque sempre qua il telefono aperto per avere il tastino qua di return in caso di qualsiasi problema e facciamolo partire. 7 metri. Non mi vedeva? Boh, aspettate allora che riprovo. 7 meters, bird eye. Ok, mi ha visto e inizia appunto a salire e a roteare, da come potete vedere. Lui va su, prende, va, poi inizia a rigirare nuovamente scendendo giù. E poi dovrebbe scendere. Ok, mettiamo sotto la manina, lampeggia, tac. Spero di aver ripreso perché non so, stavo girando un attimo, però dovrebbe aver fatto tutta la ripresa. Allora, per aver fatto queste riprese ci ho messo anche un pochino, perché comunque tra una roba e l'altro, decidere cosa fare, impostazione, accendere quella, fare ancora 63% di batteria. Non dura ovviamente tantissimo, ma serve appunto per fare questo tipo di scene veramente veloci. Adesso per voi passerà qualche secondo, per me invece passeranno diversi giorni, ma vi includerò tutto in questo video. Ragazzuoli, abbiamo cambiato location, dal mare siamo arrivati alla montagna, guardate qua che figata. Siamo in località La Salle, zona Courmayeur, Valle d'Aosta, comunque quelle zone lì, e siamo qui appunto per continuare a fare un paio di video col drone. Allora, adesso lo testiamo, l'ho impostato sulla modalità follow, altezza un po' più alta e distanza mid, comunque metà, non l'ho messo troppo vicino né troppo lontano, anche perché qua ci sono, ahimè, qua dei cavi che vedete. Voglio provare adesso a fare un attimo il giro lì, farmi seguire lì e vedere un po' cosa viene fuori. Partiamo. Middle, follow.
C'è troppa luce forse. Ok, dovrebbe essere questa l'altezza. E niente, e andiamo. Che figata, raga, per fare video qua così, in mezzo alla natura, direi che è proprio il top. Adesso poi lo testiamo un pochino, vediamo magari se troviamo anche un pezzo con gli alberi, andiamo un po' in mezzo agli alberi, solo che qua gli alberi sono belli belli folti, però proprio figo, cioè ci fai veramente veramente un sacco di robe. Vediamo qua che ci sono gli alberelli e non ci vada a sbattere più che altro. Qua c'è questo, beh, totalmente passato. Che figata, ragazzi. Ok, sì, ha capito. Top, sicuramente le riprese saranno venute benissimo. Adesso andiamo un po' avanti e vediamo un attimo, proviamo a farne un po' di differenti, ancora varie modalità che ancora non ho utilizzato. E poi questa è una stagione, cioè ci sono tutti i colori, no? Un po' verde, un po' arancio, un po' giallo. Fa freschino adesso, ho lasciato la giacca in macchina, però così all'ombra c'è proprio freschino. No, non voglio la fanghiglia che, raga, cioè, le scarpe peggiori e sono vestito nel modo peggiore per venire in questi posti. Vado in modalità come quando c'è la neve. Cosa c'è? Le catene? No, Le catene? spazzaneve, cioè guarda. Sì, no, in realtà non così, dovresti andare sul... No, così Sì. è spazzaneve. No, si scende di fianco di solito. Dalle colline, dalle montagne si scende tenendo... Di fianco, di cioè, fianco. questo è il look proprio da escursione. No, così è il look da uno che ci prova. Bello qua sotto al sole, top. Posto fantastico. Allora, facciamo zoom out. Dovrebbe prendere e andare su di là. 9 meters. Zoom out. Spero che non ha preso anche... Vabbè. Già 9 metri? Sì. Pensavo fosse più lontano. Perfetto, liscio come l'olio. Che troia. Perché ha fatto il saltino. Boh, top. Intanto lì c'ho anche, sì, qua sta andando la videocamera, lo lascio giusto per una questione che c'è l'atterraggio d'emergenza. Top. Orbit, volevo provarlo lì dal sasso. Proviamolo anche qua, dai. Facciamo 360 gradi. Adesso fa un orbit, noi stiamo fermi e ci gira intorno. Distanza dovrebbe esserci 6 metri. 6 meters. Orbit. Devo fargli vedere la mia faccia che mi dimentico sempre. Si mette a distanza e adesso ci gira intorno. Mica 6 è tanto. Se lo facevo 15 metri andava contro il palo là. Bello così. Ah, vedi, lì non conta, è vero, però lì non è più altezza, perché devo contare, è vero, i 6 metri. Infatti lì 6 metri da ovviamente linea retta da dove ero io, lì non toccava, c'era ancora 50 cm, però devo mettere in conto questo. Ha sotto i sensori, a dir la verità, quindi non doveva toccare in realtà. Però pensavo si sarebbe alzato un pelino, perché comunque sotto telecamera e sensori. Una cosa che non ho detto prima, che voglio aggiungere, ha già un tot di memoria integrata, infatti io non ho messo l'SD, perché poi può essere espanso con un SD fino a forse a 1 tera, adesso non vorrei dire cavolate, non mi ricordo. Adesso dovrebbero esserci già o 32 giga, o 64, o 30, vabbè, comunque bastano, anche perché la batteria comunque dura torna ai 15 minuti, quindi difficile, a meno che poi ovvio lo ricarichi, ho il power bank dietro, continui tutto il giorno a far video, ma 32 giga, cioè comunque non ci metti poco. Facciamo subito un'altra prova, guardai. Dolly Track. Allora, ok, la Dolly Track adesso l'ho messa, stavo controllando sull'app, ma non prende internet, raga, siamo in mezzo al nulla, quindi non prende, mi vola davanti e come quello di prima, che io cammino e mi segue da dietro, qua invece mi sta davanti e va al retro e quindi mi riprende da davanti. Facciamolo partire. Speriamo bene.
ok, sì, ok, ok, è questo. E sarà divertente poi, in realtà quando mi fermo dovrebbe smettere. Però finché continuo, poi in realtà anche se mi giro al contrario, adesso dovrebbe anche riseguirmi in teoria, perché così dovrebbe anche infatti prendere e riseguirmi, anche se corro, lui arriva, sembra di essere inseguiti come nei film dai droni assassini, poi in realtà se mi fermo adesso dovrebbe venire lui, perché capisce che ho finito e quindi si avvicina. Top, manina. Perfetto. Adesso, visto che c'era anche un aggiornamento, ragazzi, non l'ho fatta perché mi scaricava sicuramente un sacco di batteria, col fatto che non prende, ci metteva magari un'ora e quindi mi avrebbe scaricato totalmente la batteria. C'è il side track, devo sbloccare prima questo, vedi, perché ci sono un paio di robe che sono ancora bloccate, prima devo fare le altre per sbloccarle. Ah, si sblocca dopo 5 volte che l'ho fatto volare 16 volte, o non si è sbloccato adesso perché non mi prende. 15 meters. Bird eye. Ha ripreso te. Eh no, mi sa che ha preso te, porca troia. Adesso è nel tuo comando. Quindi... Niente. Vabbè, intanto ci sono anche io in mezzo, quindi va su girando 15 metri arriva. E lì ti viene l'ansia e dici se adesso non scende più non posso comandarlo. Beh, dopo Cioè in realtà sì, collegato al telefono. Dai, l'hai fatto... Ma Formentera non era il DJI Mini 2, cioè lì è radiocomandato questo, no? Si sta scendendo, ci cade in testa tu. No, aspetta, Voglio vedere. mi sa che adesso solo con la tua mano si appoggia. No, veramente? Vabbè, aspetta, intanto... Possibile. Perché si è impostato, non so perché ha preso te. No, ok, bastava una mano sotto. E anche questa è andata. Allora, devo riuscire a capire come sbloccare l'altra feature. Allora, adesso l'ho reimpostato su follow da lontano e altezza alta. E non so se mi si vede in faccia, perché adesso sono riuscito a far prendere un attimo il telefono, mi ha sbloccato quella feature, però mi dice che ne devo fare altri 2 forse di volo per sbloccare il follow, quello side, quindi che mi segue dal fianco. Ne provo a fare altri 2, sicuramente non c'è di gioco la connessione, perché il fatto che non sia connesso, magari li faccio i voli, ma lui non li recepisce adesso, magari poi quando risalgo in macchina invece va. Facciamo quindi il follow da lontano, faccio una piccola corsetta senza ammazzarmi con queste scarpe. Sì. Ok, sono uscito dall'inquadratura. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Vediamo adesso di farne un altro. Vado sulla roccia là e faccio un orbit seduto sulla roccia là, che secondo me è un video fighissimo. Vediamo se poi si è sbloccata l'ultima feature. Qua c'è una bellissima roccia con un po' di strapiombo giù, quindi speriamo non vada giù. Orbit 6 metri. Sono stato in silenzio. Ok, spero adesso si avvicini perché sennò lì c'è lo strapiombo. Ok, perfetto, se no non avrei più recuperato da lì. Top. Facciamo uno zoom out da qua. Raga, sono tutte fighe, delle immagini riprese così, ti dà possibilità di cose che non avresti mai potuto fare da solo prima, o sei da solo però con radiocomando.
a vedere se è sbloccata l'altra modalità. Momento della verità, vediamo se qua si è sbloccato qualcosa, vediamo se prende il telefono. Totalmente zero, ragazzi. Mi dà satellitare. Prendeva di più di là, dovrei rispostarmi di là. Ok raga, sono io imbecille, ho capito adesso che devo fare 3 dolly track, uno l'abbiamo già fatto, quindi devo farne altre 2 per sbloccare l'ultima funzione, che è quella appunto del follow, ma dal fianco. Prima l'ho fatto height, mid, adesso facciamolo flat, perché low tocca terra qua, visto che siamo in salita. E la distanza questa, close, far. Dolly track. Ok, adesso lo facciamo andare in retro. Così lo mettiamo alla prova. Allora sì, i sensori sembra che stiano vedendo che è quasi a terra, quindi sta salendo. Perfetto. Vediamo qui. Ah, vedi, l'ha capito, l'ha capito. Perfetto, sensori dietro più che sotto qua. Qua ha toccato lì l'erba e adesso scendiamo. Dovrebbe capire adesso che sono fermo, vedi, ha capito, si avvicina piano piano. Perfetto raga, vediamo se si è sbloccata la modalità. Contando che non prende il telefono, mi dice ancora 1 su 3. Provo a chiudere l'app, connettermi e risconnettermi con internet, come ho fatto prima, e vedere se capisce che appunto le ho fatte. Ok raga, non si è sbloccata l'altra modalità perché appunto non prende, però prima non me ne sono accorto, quando si era sbloccata l'altra si è sbloccata anche il manual control, quindi ora posso controllarlo direttamente con lo smartphone. Ovviamente mi dà la sua vista e mi dà i 2 piccoli joystick qua sullo schermo per poterlo pilotare. Proviamo, che c'è ancora 15% di batteria. Ok, ci clicchi sopra e così ho in teoria, mi dice low battery, così vedi, ho proprio io la possibilità adesso di pilotarlo come un normalissimo drone. Ovviamente non è comodo come l'abbiamo fatto salire. Mi stai dicendo low battery, devo giusto fare un paio di ripresine. Abbiamo un 9% di batteria, l'ho fatto salire là, mi sta facendo una ripresa qua da... sta tornando da solo. Penso stia tornando da solo perché ha la batteria a terra. Sì, ma non ti schiantare, bro. Ok, ti prendo. Ok, salvato. Cazzarola, ragazzuoli. Adesso lo attacco un attimo al power bank. Vorrei vedere se riesco almeno a fare ancora l'ultima modalità, ma abbiamo sbloccato, raga, il volo controllato top. Questo vale veramente tanto, anche perché appunto in giornate come queste, qui che è coperto tutto dagli alberi, se aveva adesso la batteria carica potevo veramente prenderlo e farlo volare anche più in alto e fare delle belle riprese. Ok ragazzi, ce l'ho fatta sbloccare il side track, che qua prendeva di più, ho 3% di batteria, mi sa che non me lo fa partire, però ce l'abbiamo fatta sbloccarlo, bisogna farlo semplicemente da telefono. Niente ragazzuoli, con questa bellissima vista alle mie spalle, spero che questo video vi sia stato utile. Figata, raga, una figata, c'è da utilizzarlo per prenderci un po' più di pratica, però funziona molto bene. Il sensore nel back, nel retro, ha funzionato bene quando stavo andando indietro, che trovava un ostacolo, ci metteva un attimino, da come avete visto da video, però non ha toccato comunque il terreno. Molto utile veramente per fare un sacco di questi video, da buttare dentro comunque ai vlog, da buttare dentro comunque Instagram, TikTok, per fare questo genere di cose. Questo è il futuro, te lo metti in tasca, ultra leggero, veloce, per poter fare un sacco di cose. Poi si è scaricato veramente tanto quando l'ho collegato manuale, già aveva poca batteria, ma lì ovviamente l'ho fatto salire, lo fai andare, e si è scaricato soprattutto quando ho fatto il follow, che ho iniziato a correre prima avanti prima indietro con la dolly track. Poi vabbè, vendono anche il tuo contenitore che te la ricarica, power bank, però
credo che con il mio power bank da 22,5 watt carichi nello stesso modo, quindi sai, uno magari poi se lo mette nello zaino, va a mangiare, lo fa caricare e poi può riutilizzarlo. Vendono anche altre batterie, quindi magari ci farò un pensierino più avanti sia a comprarci lo schermino che anche il microfono integrato, ma come abbiamo visto o come ho visto, poi voi qua non ve l'ho fatto vedere, si può usare comunque l'iPhone come microfono, quindi se ce l'hai collegato tu parli mentre vai avanti, c'hai l'iPhone, ti prende l'audio dell'iPhone e te lo mette direttamente qui. Quello schermino da collegarci con anche il joystick, ovvio è più comodo col piccolo joystick da collegarci, magari uno può vedere, se non sbaglio adesso era sui 240 lo schermino più il joystick, sicuramente un'altra batteria di riserva quasi quasi quella me la prendo, te la tieni in tasca così ce l'hai lì pronta. Niente ragazzoli, bella, spero che il video vi sia piaciuto, date un'occhiata sotto a tutti gli altri link, seguitemi se ancora non lo fate ragazzi, perché tanti di voi guardano i miei video, a voi non costa niente, a me invece fa davvero piacere e sicuramente aiuta a crescere il canale. Non saprei che altro aggiungere, nient'altro, bella.